Ok, benvenuti e bentornati. Quello che è il primo podcast, primo video podcast che farò per vedere, per testare, però vediamo come va. Però chi se ne frega, parliamo subito di test prestagionali. Test prestagionali che, secondo a quanto pare tantissime testate giornalistiche, qua ne ho un paio, vedrebbero Ferrari come una candidata al titolo mondiale. Però, insomma, prima che gli animi si inizino a scaldare, voi che scrivete lì da qualche parte, sì, no, sono test prestagionali. Mercedes si nasconde, Red Bull mega nascosta, McLaren dice che dovrà perdere un po' di peso, team come Audi invece che stupiscono, Alpine pure con il nuovo motore Mercedes, team invece come magari Cadillac che hanno affrontato le loro prime problematiche come team e poi team come Aston Martin che invece non sono da nessuna parte. Insomma, tante cose che però rimangono un punto di domanda finché non arriveremo a Melbourne. Quindi, insomma, facciamo un piccolo riassunto della questione. La prima sessione di test, non parliamo di Barcellona, parliamo di Bahrain solamente, la prima sessione di test di 3 giorni è stata molto il momento dove i team cercavano di capire questo nuovo regolamento, cosa fare con la batteria, quindi tempi molto alti, capire come recuperarla. Infatti vedremo piccoli stratagemmi che hanno utilizzato i piloti e soprattutto le prime inventive tecniche. Quindi è stato soprattutto un periodo di incertezza. McLaren e Red Bull hanno più o meno dominato i primi giorni di test, poi Mercedes ha iniziato a farsi vedere, però insomma Ferrari intanto cercava di capire, no? Poi è iniziata il secondo periodo di test dove Ferrari inizia a portare dei nuovi elementi tecnici di cui parleremo più tardi e intanto gli altri team iniziano a faticare a capire quello che è il turbo lag, a come risolvere il problema del turbo lag, di cui ugualmente parleremo dopo. Insomma, nel mentre l'Audi fa il suo debutto ufficiale, costante, tanti giri, ehm, Bortoleto e Hülkenberg si dimostrano comunque dei piloti che hanno tanto talento nel poter portare una macchina comunque costruita completamente da zero, con un telaio Sauber e quant'altro, a comunque a portare dei tempi abbastanza competitivi. Poi parleremo di Williams, che invece c'è stata tutta una questione riguardante il peso, riguardante a quanto sono indietro, le parole poi anche di Carlos Sainz, che saranno molto pesanti, che poi di nuovo parleremo dopo. E poi, insomma, è d'obbligo parlare di Aston Martin, il problema di Aston Martin, ma non tanto di Aston Martin, il problema di Honda che fornisce il motore ad Aston Martin. Insomma, partiamo da un piccolo riassuntino del regolamento del 2026. Proprio riassumendo così abbastanza in parole povere, abbiamo un 50-50, 50% motore termico, 50% motore elettrico. Questo vuol dire che la parte elettrica è aumentata quest'anno. Questo vuol dire che la parte del MGUH che aiutava con la parte termica a ricaricare la batteria è andata ciao ciao. Questo vuol dire questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che con una riduzione della parte termica e la DLMGUH, quello che accade è che semplicemente sarà molto più complicato ricaricare la batteria e molto più complicato nelle partenze. Questo perché? Perché si crea il problema del turbo lag. Il turbo non riesce ad entrare subito in azione e questo porta a molti team, tranne i motoristi Ferrari, insomma, ad avere il rischio di stallare in partenza o di non partire con abbastanza velocità. Infatti, come abbiamo visto nei test in Bahrain, Ferrari e Haas, tranne Cadillac, che anche se motorizzata Ferrari ha avuto un paio di problemi, riuscivano, persino come Hamilton che partiva dalla nona posizione, a praticamente superare tutti in curva 1. Questo perché? Perché, come ho già detto prima, il turbo non riesce ad entrare abbastanza velocemente in azione e quindi i team rientrano un attimo un po' in difficoltà. Questo è già stato, come dire, portato all'attenzione della FIA che cercherà di trovare alcune soluzioni, ma insomma non tutti i team sono d'accordo. Per esempio Ferrari aveva già avvertito che ci sarebbe stato questo problema, ma nessuno gli ha dato ascolti, insomma, però vabbè.
Poi parliamo del manual override. Con il manual override abbiamo questo boost, perché faccio così, ora vi spiego perché faccio così. Abbiamo questo piccolo boost per poter superare le persone. Il problema qual è? Siccome, come abbiamo menzionato prima, c'è questo enormissimo problema di ricaricare la batteria, se non... con questo problema arriva un altro problema, il fatto che la batteria si scarica subito. Con la batteria che si scarica subito, insomma, diventa inutile utilizzare questo manual override, perché nel momento in cui tu lo utilizzi la tua batteria è già vuota e per recuperarlo ci vogliono più o meno, da quello che si è visto, 2-3 giri. Quindi, insomma, appena tu finisci questa batteria, tu giri lentissimo, in poche parole. Questo di fatti porta i team ad una serie di problematiche ed una serie di lamentele da parte dei piloti e da parte anche degli spettatori un po' più appassionati che un po' ne capiscono. Perché? I piloti si lamentano del fatto che per poter guidare queste macchine non serva più spingere al massimo la vettura, come magari si poteva fare nel periodo dell'effetto suolo. Quello che accade effettivamente è che c'è un tipo di guida molto limitata al fatto che sono tutti concentrati a recuperare la batteria. Quindi questo vuol dire tanto lift and coast, tanto utilizzare manovre che possono essere pericolose per il motore, come quello che fa Max Verstappen, che poi che ha iniziato a fare tutti, ovvero di scendere in prima marcia in una curva dove magari la faresti in terza, portando così i giri motore ad alzarsi e quindi ad aiutare la batteria un attimo a ricaricarsi. Tutti questi problemi vengono creati dal fatto che la batteria ha il 50% di potere adesso sull'intera power unit e questo ovviamente non piace a tanti team. Inoltre poi si presentano problematiche come linee grigie del regolamento dove Mercedes, a quanto pare, ne starebbe approfittando, eccetera, eccetera, bla bla, robe molto tecniche di cui non parleremo in questo momento. E soprattutto, però, parliamo del modo X e modo Y, no, com'è? Modo X e modo Z, insomma, le due ali flessibili. Perché? Perché ne abbiamo viste di belle, tra cui Ferrari, che ovviamente è stata quella che si è fatta più vedere in questo caso, però anche idee come quella di Alpine, come essenzialmente non di alzare ma di abbassare il flap posteriore, è un'idea che a quanto pare potrebbe portare del vantaggio competitivo ad Alpine. Nel mentre invece Ferrari si presenta con un'ala completamente diversa. Un'ala che però è stata provata solamente per 5 giri, attenzione, e che quindi in realtà, a quanto pare, secondo la detta di tantissime persone, sarebbe un test per possibilmente fare evolvere questa ala posteriore e magari portarla in qualche gara. Insomma, a Melbourne sicuramente non riusciremo a vedere tanto quest'ala, ma magari in circuiti molto più veloci come Las Vegas e quant'altro, dove la velocità sul dritto sarà molto essenziale, magari ritorneremo a vederla. Nel mentre Mercedes ad un certo punto si è presentata con, due parti di flap un po' più sporgenti, dove essenzialmente a quanto pare aiuterebbero anche lì alla questione del drag, però insomma tante cose. Insomma, però parliamo di top e un po' di flop. Allora, soprattutto partiamo dai flop. Flop Aston Martin. Aston Martin e Honda, insomma, è inutile cercare di girarci intorno. Il problema di Aston Martin non è tanto l'arrivo di Adrian Newey e la poca preparazione che c'era al riguardo, ma è più che altro il fatto che Honda, un marchio che comunque ha costruito e continua a costruire motori per tantissime case automobilistiche, con la propria, hanno lavorato con Red Bull fino all'anno scorso, eccetera, eccetera, non erano preparati per questo 2026. Insomma, cosa succede? Succede che già a Barcellona, se ricordo bene, Aston Martin girava con una luce blu dietro. Di solito, per chi non lo sapesse, la luce è rossa, quando vai a ricaricare la batteria e quant'altro, però insomma questa luce blu ha scaturito tante domande. La risposta è stata semplice: questa luce blu andava a significare che l'auto non andava cioè la monoposto non andava a tutta velocità. Questo poi si è confermato in Bahrain, quando ormai, dove tutti potevano vederla, Aston Martin inizia ad avere tantissimi problemi, tanti problemi, dove si vedono costretti ad aprire le pance, ad aprire una serie di branchie sulla monoposto per dare aria a questo benedetto motore,
E poi ad un certo punto, verso la fine, già gli ultimi giorni di test, arriva il comunicato Honda che dice che siccome c'è una mancanza di parti di ricambio, allora il motore Honda non potrà correre praticamente a potenza completa finché non ci saranno altri elementi di ricambio. Insomma, questo porta l'Aston Martin a a fare 6 giri, praticamente outlap, inlap, un giro e poi di nuovo, per essenzialmente capire più o meno quale può essere il problema. Sicuramente l'Aston Martin nessuno è contento, Lance Stroll ha detto che si gira 3 secondi più lento, Fernando Alonso sicuramente non è contento visto che ha già qualche fantasma del suo passato con Honda, del suo tempo in McLaren, e Adrian Newey ovviamente si vede costretto a lavorare in maniera molto limitata. Dopo, Williams, altro flop, insomma non è tantissimo un flop, però secondo Carlos Sainz e secondo comunque le parole anche dei fan o comunque di giornalisti e quant'altro, si è rivelato un po' un flop. Perché? Ricapitoliamo un attimo il fatto che comunque Williams viene da una stagione 2025 dove hanno deciso proprio a voce alta, hanno detto che avrebbero sacrificato parte del 2026 per continuare a essere competitivi nel 2025. Questo sicuramente si è dimostrato un'azione molto nobile da parte del team, che effettivamente hanno visto dei grandissimi risultati, però ora nel 2026 si sono presentati con una filosofia di aerodinamica a detta di Sainz sbagliata. Indietro con lo sviluppo della macchina e soprattutto un grandissimo problema, 30 kg sovrappeso, che ovviamente non sembrano tanti, ma per poterli perdere ci metteranno tantissime gare. Quindi insomma questo vuol dire che la performance in questo momento non è lì. Terzo e ultimo flop, le partenze. Le partenze insomma saranno, come ha detto di George Russell, un punto molto importante di questa nuova Formula 1. Perché siccome non tutti hanno lo stesso tempo di turbolag, allora alcuni partiranno prima, altri partiranno dopo e altri partiranno perfettamente come Ferrari in questo caso. Insomma, è una problematica che Ferrari aveva già avvisato, come avevo detto prima, però ne sono ascoltato, ora vogliono cambiare le cose, però ovviamente a Ferrari non conviene questa cosa e quindi loro stanno cercando di impedire particolari cambiamenti al regolamento per le partenze. L'unica cosa che è stata fatta è che prima dell'accensione dei semafori si apriranno delle luci blu accanto alle monoposto che avvertiranno i piloti e gli diranno: guardate, potete iniziare a far partire i giri motore. Quindi partiranno ancora prima che partano le luci rosse e quindi avranno il tempo un attimo di poter mettere in atto il turbo. Però comunque anche con questa cosa Ferrari è partita a stecca, capito? Kimi Antonelli era in prima posizione, Hamilton era nono, scusatemi, e Lewis Hamilton è riuscito a superarlo in curva 1, capito? Cioè, nel senso, la dice tanto su questa cosa. Top. Allora, di Ferrari adesso ne parliamo. Primo top sicuramente è Red Bull. Red Bull perché nessuno, neanche loro, si aspettavano di poter essere così competitivi già nei test, siccome costruiscono il loro primo motore in collaborazione con Ford. Insomma, non si aspettavano chissà quante aspettative, anche con la perdita di elementi essenziali come Jonathan Whitley, anche Christian Horner, perché odiato o non odiato, comunque era una colonna portante di Red Bull, la perdita di Adrian Newey, la perdita di un designer che adesso di cui non mi ricordo il nome, però recentemente se n'è andato. Insomma, alcuni elementi importanti se ne vanno e quindi Helmut Marko anche se n'è andato. Tante cose che non promettevano molto a quello che è la Red Bull. Infatti Max Verstappen lui stesso ammette: guardate, io non mi aspettavo che la Red Bull potesse essere già così competitiva, anche se ovviamente le lamentele non sono mancate, perché ha detto che è una Formula E su steroidi, che in parte c'ha ragione. Però vabbè, insomma, dal punto di vista competitivo loro sono lì. Sicuramente non sono i primi, non sono i secondi, però insomma possono competere per le vittorie, cosa che non tutti si aspettavano. Poi Mercedes, e poi già facciamo delle piccole conclusioni. Mercedes è uno di quei top team
che hanno già tante esperienze nel saper costruire i propri motori. E quindi, insomma, cercano di nascondersi il più possibile e cercare di fare un po' di sandbacking, quindi dire no, ma la Red Bull è più veloce, la Ferrari di qua, e intanto loro fanno il loro. Tanti giri, tante cose sono state fatte, sono competitivi in poche parole. Ferrari. Ferrari, da quello che si è dimostrato fino adesso, è competitiva. Leclerc ha fatto i 5 migliori giri nei test in Bahrain, negli ultimi test in Bahrain. Insomma, è una macchina che si vede abbastanza completa. Poi ovviamente gli altri team si nascondono, mentre Ferrari si è dimostrato, si è fatta vedere un po' di più, sicuramente ha utilizzato un po' più di motore, sicuramente stanno testando tante cose, però insomma il punto di partenza c'è. Ora bisogna capire come arriveranno i team a Melbourne. Pom, pom. Ok. Insomma, concludendo, questi test in Bahrain, come si dice sempre, non vogliono dire niente. Leclerc è andato più veloce, perfetto, non vuol dire niente. L'Audi in questo momento sembra un po' persa, non vuol dire niente. Aston Martin, oddio, loro magari vogliono dire qualcosa, perché nel senso devono comunque portare un nuovo specchio di motore, ad un new deve riadattarsi, cercare di fare il nuovo design. Siccome Aston Martin comunque a livello di design ha portato una macchina molto aggressiva, insomma, è tutto da vedere a Melbourne. Quindi ci vediamo a Melbourne praticamente. E parlando dei campioni in carica come McLaren, non si sono fatti vedere particolarmente. Hanno detto più volte che devono perdere del peso. Insomma, ci sono tante cose che devono succedere e che semplicemente di cui non abbiamo risposta. Quindi, riassumendo, ci vediamo a Melbourne.